Il giorno in cui Golden Phoenix è morta è lo stesso in cui è nata la leggenda della Phoenix Queen. 27 luglio 2024. Un giorno qualunque per chi non conosce la Stardom, una data qualunque se non eri lì, se non stavi guardando, se non hai sentito quel brivido lungo la schiena. Ma per chi segue questo mondo, per chi vive ogni emozione sul ring come se fosse la propria, quel 27 luglio ha segnato la fine di un'epoca e l'inizio di un qualcosa di completamente nuovo. In quella serata a Sapporo la Golden Phoenix, Saya Kamitani, ha abbandonato le luci dorate che l'avevano sempre accompagnata per rinascere tra le fiamme scure del tradimento e dell'ambizione. È lì che è nata Phoenix Queen. Per la prima volta nella sua carriera Saya ha voltato le spalle a tutto ciò che rappresentava. Ha guardato in faccia il pubblico e ha detto: non sono più la vostra eroina. Ma non lo ha fatto con rabbia, lo ha fatto con classe, con eleganza, con la consapevolezza di chi sapeva benissimo cosa stava per diventare. E oggi, un anno dopo, non possiamo che riconoscerlo. Phoenix Queen è uno dei personaggi più affascinanti, potenti e influenti nella storia della Stardom. Ma andiamo con ordine. Prima del 2024, Saya Kamitani era già una star affermata, Wonder of Stardom Champion, protagonista di match iconici contro avversari del calibro di Tam Nakano, Maika, Giulia, Azumi e così via. Una performance completa, atletica, creativa, spettacolare, ma c'era sempre quella sensazione che mancasse qualcosa, come se fosse trattenuta da un'immagine che non le apparteneva più, come se dietro quel sorriso ci fosse una fame più profonda, più oscura. E quel 27 luglio finalmente abbiamo visto la verità, non una trasformazione improvvisa, ma una rivelazione. La vera Saya Kamitani si è fatta avanti e il mondo non era pronto. Il turnile è stato magistrale non solo per la sua esecuzione, ma per ciò che ha rappresentato: una rottura definitiva con il passato, un salto nel vuoto che ha dato vita a una nuova mitologia. Saya non si è limitata a cambiare abiti o theme song, ha costruito da zero una nuova identità, una regina perfida, arrogante ma elegante, spietata ma affascinante, una villain che non urla ma sussurra, che non distrugge con la forza ma con il veleno. Phoenix Queen non è solo un nome, è un manifesto, è la dimostrazione che nella Stardom non esistono confini per l'evoluzione narrativa. Saya Kamitani ha preso il concetto stesso di heel e lo ha riplasmato, rendendolo qualcosa di sofisticato, magnetico, irresistibile. La sua camminata lenta e controllata, lo sguardo altezzoso, le pose regali, i promo pieni di arroganza sottile, ogni dettaglio è stato curato per costruire un personaggio che ti spinge ad odiarla, ma che allo stesso tempo non puoi fare a meno di amare. E poi c'è il ring, perché Saya non ha mai smesso di essere una delle performer più incredibili del roster, ma con il passaggio a Phoenix Queen il suo stile ha subito una metamorfosi, meno voli spettacolari, più precisione chirurgica, meno emozioni, più calcolo. Ha trasformato il suo arsenale in un'arma fredda, precisa, letale. I suoi colpi sono diventati simbolo della nuova brutalità. Le sue espressioni sempre più glaciali. Ogni match è diventato un rituale, ogni sconfitta delle avversari una cerimonia di incoronazione. In questo anno di Phoenix Queen abbiamo visto Saya Kamitani affrontare e distruggere icone, giovani promesse e leggende. Ha umiliato chi osava metterla in discussione. Ha corrotto chi cercava redenzione, ha reso il potere bello da vedere. Ha elevato l'arte dell'essere heel a un livello quasi aristocratico. Ed è per questo che oggi possiamo dirlo chiaramente: Saya Kamitani non è più soltanto una delle migliori wrestler al mondo. È diventata un simbolo, è diventata il volto della Stardom.
E non è solo una questione di trofei, di main event, di titoli conquistati, è una questione di impatto, di narrazione, di ciò che il pubblico prova quando sente il suo nome, quando si accendono le luci, quando parte la sua nuova theme song, quando lei cammina sullo stage come se il mondo intero fosse il suo palcoscenico. Phoenix Queen è un'icona moderna. È la prova che anche una wrestler, che per anni è stata amata come babyface, può trovare una seconda vita più profonda, più ricca, più vera. Un anno fa Saya ha bruciato le sue ali dorate per rinascere come Fenice Oscura, e mentre molti pensavano che avrebbe perso parte della sua magia, Saya ha dimostrato il contrario. L'ha moltiplicata, l'ha raffinata, l'ha resa immortale. E allora oggi, a un anno di distanza, non possiamo che celebrare questo anniversario come si celebra l'ascesa di una vera regina. Una regina che domina, che incanta, che spaventa. Una regina che non ha bisogno dell'approvazione del pubblico, ma che sa perfettamente come ottenere la sua attenzione. Una regina che ci ha fatto capire una verità fondamentale. Nella Stardom non c'è nulla di più potente di una donna che ha abbracciato la propria oscurità. Saya Kamitani è Phoenix Queen e Phoenix Queen è la Stardom.